Buongiorno ragazzi, continuiamo questo nostro ciclo di video lezioni su scoperte, esplorazioni geografiche, colonialismo, in particolare il colonialismo da parte del Portogallo e della Spagna che formano i primi due imperi coloniali europei nel 400 e nel 500 perché poi Olanda, Francia, Inghilterra arrivarono dopo in una seconda successiva fase di colonizzazione a partire dalla fine, diciamo, dalla fine del 500. Parliamo ora delle civiltà americane, cioè delle civiltà dei nativi americani, le civiltà che si erano sviluppate, i popoli che erano nelle Americhe prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo. Anche perché purtroppo questi nativi, queste civiltà saranno poi sottomesse, distrutte, sottoposte al colonialismo degli invasori bianchi cristiani europei. L'uomo americano arriva in questo continente in tempi piuttosto recenti rispetto all'Europa, all'Asia naturalmente, cioè 10, 20, alcuni storici dicono 20.000 anni fa, altri storici dicono 30 o addirittura 40.000 anni fa. Non c'è molto accordo, diciamo, tra gli storici. Da dove arriva l'uomo americano? L'uomo americano è un uomo asiatico, arriva dall'Asia, probabilmente attraverso lo stretto di Bering. Lo stretto di Bering, voi sapete, è quel piccolo stretto di mare che unisce le estremità della Russia, dell'attuale Russia, all'estremità dell'America. Fino a circa 12.000 anni fa questo stretto era ghiacciato perché vi era ancora l'ultima glaciazione, quindi costituiva un ponte, una possibilità per passare per via di terra dall'Asia all'America del Nord. Così sarebbero arrivati gli esseri umani dall'Asia appunto alle Americhe. Altri interpreti suppongono che siano arrivati anche dal mare attraverso le isole, gli atolli della Polinesia. Questo è stato messo in discussione da alcuni perché si è detto per fare questo ci sarebbe stato bisogno di navigazioni senza scalo molto, molto lunghe all'interno dell'Oceano Pacifico, però bisogna considerare che appunto i nativi sono arrivati in isole della Polinesia, in isole appunto del Pacifico molto lontane comunque da qualunque massa continentale, quindi come sono arrivati dall'Asia fino alle isolette nel Pacifico potrebbero essere anche riusciti, magari anche con delle barche, con delle imbarcazioni comunque piccole, a passare poi dalle isole della Polinesia, dalle isole del Pacifico fino all'America. Comunque la prima tesi, quella dell'attraversamento dello stretto di Bering, è prevalente rispetto alla seconda tesi. Cosa succede? Quando arrivano gli spagnoli, no? E poi i portoghesi solo in Brasile, ricordate Cabral in Brasile, trovano un continente che sembra vuoto. Loro si aspettano il Giappone, la Cina, società complesse, strutturate, molto organizzate, gerarchiche, con alte densità umane. Invece si trovano di fronte a un continente dove si mostra loro una umanità ben diversa, gruppi di indigeni molto semplici, poco vestiti, che vivono a contatto con la natura, che spesso non hanno codificato nessuna legge, neanche diciamo, le strutture fondamentali come la famiglia. Se noi vediamo gli indiani, ecco quelli che vennero chiamati indiani pelli rosse, no? E che ora si preferisce chiamare nativi americani degli attuali Canada o Stati Uniti d'America, quelle popolazioni erano poco numerose. Gli indiani delle grandi pianure avevano meno di un abitante per chilometro quadrato, anche perché erano pochi questi indiani delle grandi pianure del Canada o degli Stati Uniti, oppure i popoli nativi che Colombo trova, io qua non le ho disegnate, no?
che Colombo trova nelle isole dei Caraibi, delle Antille, oppure la stessa cosa vale per gli indigeni, per i nativi che si trovano nella zona del Venezuela, oppure del Brasile, oppure anche le grandi pianure dell'Argentina erano poco popolate, cioè in tutte queste zone vi erano, vi erano popolazioni che per la maggior parte erano rimasti allo stadio della caccia e della raccolta. Alcuni di loro erano stanziali, molti di loro, di questi nativi americani del Nord America, erano nomadi che seguivano le migrazioni dei bisonti, quelli che a volte si chiamano ingiustamente bufali, perché in americano buffalo vuol dire bisonte, erano i bisonti, vivevano grazie all'economia del bisonte, mangiavano la carne del bisonte, col bisonte, con le pelli del bisonte, approntavano i loro vestiti oppure le loro tende, così come con le ossa o con le corna del bisonte creavano i loro utensili oppure le loro armi, e quindi queste mandrie di bisonti transumavano, si spostavano nel continente americano e questi indiani pelli rosse si spostavano a loro seguito con difficoltà perché non avevano il cavallo fu introdotto agli europei, quindi si spostavano a piedi. Vi erano alcuni gruppi di questi nativi del Nord America che praticavano l'agricoltura, questo sì, però l'agricoltura era poco sviluppata. Il problema è questo, che in qualunque parte del mondo la popolazione aumenta, la densità umana aumenta quando vi è la rivoluzione agricola, cioè dopo che sia avvenuta la rivoluzione agricola. E in tutti questi casi che vi ho detto, qui in tutto il Nord America oppure in tutto il Brasile, nell'attuale Colombia o nell'Argentina, la rivoluzione agricola non era avvenuta, e quindi i primi spagnoli portoghesi che arrivano là hanno l'impressione di trovarsi di fronte ad un continente, tra virgolette, vuoto, poco popolato da esseri umani molto semplici, d'accordo? Molto semplici, ma in realtà non è così. Come purtroppo per le popolazioni native, come si accorsero poco tempo dopo gli spagnoli, l'America non era affatto un continente, tra virgolette, vuoto. Vi erano delle regioni in cui la rivoluzione agricola era avvenuta, ed era avvenuta circa nel 3000 a.C., regioni che quindi erano molto popolate. Abbiamo visto che mentre tra i popoli che ho citato prima la densità umana era meno di un abitante per chilometro quadrato, vi erano zone del continente americano in cui la densità era 40-50 abitanti per chilometro quadrato, delle società agricole anche molto evolute da un certo punto di vista. Spagnoli e portoghesi non se ne accorsero subito perché nei territori che occuparono inizialmente nei primi anni queste civiltà non si vedevano, non c'erano, e infatti, come adesso vedremo, queste civiltà sono più vicine al Pacifico rispetto che all'Atlantico, cioè stanno dall'altra parte rispetto all'Atlantico da dove arrivano gli europei, oppure si trovano nel mezzo delle foreste del Centro America, quindi non vicino al mare, quindi i navigatori, i primi colonizzatori non si accorgono della presenza di queste civiltà. Poi ben presto ebbero notizie di queste civiltà, andarono lì e li depredarono, li sterminarono, li schiavizzarono, come vedremo, d'accordo? Quindi abbiamo due aree densamente popolate, quella del Centro America e quella del Sud America lungo una striscia, attenzione, che dall'Oceano Pacifico va fino alle Ande,
d'accordo? E poi magari anche più all'interno, ok? Quindi abbiamo una striscia di queste popolazioni, appunto, dove la rivoluzione agricola, popolazioni possiamo dire evolute, molto interessanti, dove la rivoluzione agricola era avvenuta. Poi però attenzione, viene interrotta dalla foresta tropicale nella zona di Panama, e poi questa striscia continua, diciamo così, lungo le Ande, vicino al Pacifico, sul Pacifico nel Sud America. Quindi abbiamo questa striscia abitata in realtà da milioni e milioni di persone. Fate attenzione, questa striscia non è continua perché appunto si interrompe a livello della regione di Panama con le grandi foreste impenetrabili della regione di Panama. Quindi non ci fu un'unificazione, ok? Le società, le culture mesoamericane, cioè del Centro America, si svilupparono in maniera del tutto indipendente rispetto alle civiltà andine o comunque alle civiltà del Sud America, perché c'era questa interruzione data dalla foresta nella zona di Panama, ok? Quindi non si conoscevano quelli del Centro America e quelli del Sud America. Allora, le più grandi e più importanti di queste civiltà di cui ci occupiamo in particolare sono gli Aztechi, qui ho scritto A, poi i Maya, ho scritto questa M, e poi gli Inca, che stanno qui lungo le Ande, quindi in Sud America. Quindi Aztechi e Maya sono civiltà mesoamericane del Centro America, invece gli Inca sono una civiltà andina, cioè dell'America meridionale, sulle Ande. Allora c'erano anche tanti altri popoli. Ad ogni modo vi sono caratteristiche, attenzione, simili tra Aztechi, Maya e Inca. Aztechi, Maya e Inca, fate attenzione, avevano molte caratteristiche in comune, ma anche caratteristiche diverse. Inca oppure Incas, potete scrivere in entrambi i modi. Allora, io cerco di spiegarvi prima quali sono le caratteristiche in comune tra tutte queste civiltà agricole e civiltà urbane che avevano costruito proprio delle grandi città. Poi vedremo invece nel dettaglio alcune cose specifiche che riguardano prima gli Aztechi, poi i Maya e poi gli Inca. La cosa proprio caratterizzante di queste civiltà è l'agricoltura, appunto sono civiltà agricole, l'agricoltura che presenta una grande ricchezza, una grande ricchezza. La loro agricoltura era basata sul mais. Il mais è molto facile da coltivare, ha una resa agricola molto buona senza aver bisogno di tanto lavoro. Per questo il mais poteva essere coltivato da queste popolazioni anche se esse, come vedremo, non avevano delle grandi tecnologie, non avevano certo strumenti, non avevano strumenti agricoli, quindi il mais è proprio la loro caratteristica. Il mais non esisteva in Europa, infatti arrivò e attecchì solo nel Settecento, con un po' di ritardo, arrivò dalle Americhe, e il mais attecchì in tutta Europa, soprattutto in alcune zone del centro-nord Europa, perché il mais appunto era la pianta dei poveri, era una pianta che cresceva quasi spontaneamente, senza bisogno di molta acqua, senza bisogno di molto lavoro, senza bisogno di molti attrezzi, senza bisogno di molte competenze specifiche per coltivarlo. Il mais è meno nutriente, ha minori proprietà nutritive del frumento oppure del riso, però appunto abbiamo visto è più facile da ottenere. Queste civiltà avevano un'enorme ricchezza vegetale, di prodotti, di colture, di prodotti che in quasi tutti i casi non esistevano in Europa, o meglio,
nel sistema integrato Europa, Asia, Africa. Sapete, Europa, Asia, Africa confinano, rappresentano, sono tre continenti, ma in realtà un unico sistema, anche da un punto di vista agricolo. Colture che si sviluppano, che si sono sviluppate molto tempo fa in Europa, per esempio, oppure in Asia, facilissimamente passano anche negli altri due continenti, capite? Mentre invece il continente americano ha proprio la caratteristica di essersi sviluppato per 30 o 40 mila anni in maniera del tutto indipendente e separata rispetto al sistema integrato del vecchio mondo Asia, Africa, Europa. Cioè America, il nuovo mondo, rispetto al vecchio mondo Asia, Africa, America, si era sviluppato in maniera del tutto separata, non vi era stata, non vi era stata alcuna connessione. Poi abbiamo visto 12.000 anni fa anche lo stretto di Bering, lo stretto ghiacciato di Bering divenne mare e le Americhe continuarono sia da un punto di vista umano, capite, sia da un punto di vista vegetale, sia da un punto di vista animale, ad avere un'evoluzione completamente separata rispetto al vecchio mondo e quindi avevano delle colture agricole, delle specie vegetali che non esistevano nel vecchio mondo. Non solo il mais, ma anche la patata, che comunque è molto nutriente e anch'essa cresce quasi spontaneamente. Anche la patata non c'era in Europa e poi importata dall'America ebbe molto successo in Europa, ma anche il fagiolo, il pomodoro, pensate, niente pasta col pomodoro prima della scoperta dell'America qui in Europa, il peperone, la zucca, l'ananas, il cacao, niente cioccolata prima della scoperta dell'America, la gomma, il tabacco viene dall'America, prima non esisteva in Europa, in Asia, in Africa, tutte le specie vegetali che vi ho detto, appunto, non esistevano nel vecchio mondo in Europa, sono arrivate dall'America, altrimenti noi non le avremmo mai avute se non si fossero sviluppate e se non fossero sopravvissute in America. Quindi possiamo dire che da un punto di vista vegetale l'America era più ricca rispetto all'Europa. Vi erano poche specie vegetali che erano in comune, per esempio il cotone esisteva sia nell'America precolombiana sia in Europa, Asia, Africa, eccetera. Però purtroppo queste civiltà americane avevano un vantaggio da un punto di vista vegetale rispetto all'Europa, però rispetto al vecchio mondo dovevano scontare invece uno svantaggio, una carenza, cioè una povertà animale. Nelle Americhe c'erano pochissimi animali, non c'erano né bovini, cioè buoi, né ovini, cioè pecore, né suini, cioè maiali, né equini, cioè cavalli. Tutti questi animali che esistevano nel vecchio mondo non ci sono nell'America prima dell'arrivo di Colombo. Ovviamente li importeranno gli europei, i colonizzatori europei. Quindi hanno pochissimi animali. Questo che vuol dire? Si traduce in uno svantaggio di vario tipo. Prima di tutto uno svantaggio proprio fisiologico nell'alimentazione. Queste popolazioni da migliaia di anni non avevano mai mangiato, non avevano mai assunto proteine animali e quindi questo significa che erano particolarmente deboli, anche particolarmente attaccabili da certe malattie e insomma è difficile rinunciare alle proteine animali. Ma poi c'era un problema anche proprio di tipo strutturale, logistico, economico. Non avevano traini perché non avevano animali da traino, d'accordo? I loro carri non potevano essere portati dagli animali. Non potevi non potevi utilizzare gli animali come soma, come bestie da soma per far trasportare loro qualunque cosa, blocchi di pietra che servono a edificare le città o qualunque cosa. Quindi non avevano animali da traino, non avevano animali da trasporto, ma anche gestire le distanze, lunghe distanze, era molto difficile per queste popolazioni perché non avevano
cavalcature, non avevano il cavallo, ok? Non avevano i carri con i buoi, non avevano neanche il cavallo, niente animali da tiro. Soltanto gli Inca, soltanto in Sud America, vi erano animali di piccola taglia come il lama o il tacchino, ma si trovavano solo in Perù. E il tacchino ovviamente è in comune con l'Europa, invece il lama è un animale tipicamente sudamericano, un animale delle Ande, un animale delle grandi altezze che esisteva in Perù. Poi c'erano alcuni animali acquatici come l'anatra o altri uccelli acquatici, sono animali che però vengono conosciuti quasi soltanto dagli Inca, non dagli Aztechi oppure dai Maya. Vi erano anche altri animali come l'alpaca o la bigogna, potevano essere caricati soltanto da some non molto pesanti. Inoltre, alpaca o bigogna hanno una carne poco commestibile, difficilmente commestibile, e quindi avevano un problema, avevano proprio una mancanza di animali. Anche da un punto di vista tecnologico, queste popolazioni sembrano proprio arretrate dal nostro punto di vista. Avevano avuto uno sviluppo, capite, completamente separato rispetto a Europa, Asia, Africa, e quindi uno sviluppo ineguale. Come vedremo, in alcune cose erano molto molto progrediti e in altre cose invece erano molto molto arretrati. L'agricoltura, c'era questa agricoltura che si era sviluppata, era ottimamente organizzata, perfettamente organizzata, eppure non avevano l'aratro, come non avevano altri strumenti. D'altra parte, il fatto di non avere buoi o altri animali che tirassero l'aratro probabilmente ha giocato un ruolo nell'impedire a queste popolazioni di inventare l'aratro, di pensare a questi strumenti, perché non vi erano animali che lo trainavano. Qui non c'era l'aratro, l'agricoltura era irrigua, si basava sui canali. E questi canali erano organizzati perfettamente, anche in alta montagna, come nel caso degli Inca sulle Ande, però erano molto fragili. Sarà molto facile per i conquistatori europei distruggere queste civiltà semplicemente non facendo loro più arrivare acqua o non facendo loro più coltivare il cibo, basta distruggere questi canali. E quindi l'agricoltura era molto ben organizzata ma fragile, era senza strumenti. Si utilizzava il bastone da scavo con cui si facevano dei fori nel terreno e i semi venivano depositati in questi fori a mano. Capito? Veniva fatto tutto a mano. Gli strumenti mancavano perché non c'era la siderurgia, cioè queste popolazioni non avevano mai imparato a lavorare il ferro, tuttavia lavoravano in maniera splendida l'oro e l'argento con cui costruivano ogni cosa, manufatti, opere d'arte, parti di abitazioni. Ovviamente l'oro e l'argento fecero subito gola agli spagnoli e fu ovviamente dei motivi delle razzie, degli stermini degli spagnoli che accaparravano oro e argento. Ne avevano in grandi quantità queste popolazioni, li sapevano lavorare, però il ferro no, quindi non avevano attrezzi di ferro, non avevano neanche armi di ferro. Le loro armi erano di pietra oppure di osso. Non solo non avevano gli animali da traino, ma non avevano la ruota, cioè non avevano mai inventato la ruota. Questo dà ovviamente uno svantaggio fortissimo per loro in relazione al trasporto, agli spostamenti. Non avevano la ruota, da un punto di vista economico non avevano neanche la moneta, praticavano il baratto oppure, vedremo nel caso degli Inca, una sorta di socialismo primitivo. Vi erano alcune popolazioni che avevano alcune forme, al posto della moneta utilizzavano dei semi comunque, ma si tratta di cose molto limitate, non avevano sviluppato una vera e propria economia monetaria o un'economia finanziaria
di accumulazione di denaro, cioè di accumulazione di ricchezze non deperibili. Vedremo che nel caso negli Inca non avevano neanche la proprietà privata e non avevano neanche l'economia di mercato. E qualcuno potrebbe pensare potevano muoversi via mare, no? Cioè potevano supplire alla mancanza di animali, di cavalli per coprire grandi distanze spostandosi via mare, ma neanche questo facevano. Non avevano flotte, non avevano mai sviluppato la navigazione, non avevano barche, non avevano niente, non avevano flotte. D'altra parte, molte di queste popolazioni, come gli Aztechi e i Maya, vivevano all'interno, vivevano nelle foreste, non vivevano sul mare. L'unica di queste civiltà che aveva un certo rapporto sul mare, infatti praticava la pesca, era quello degli Inca. Ok, che gli Inca non stavano solo sulle Ande, stavano anche proprio sul mare, sull'oceano Pacifico, però utilizzavano solo delle zattere primitive, cioè non navigavano, non avevano le navi e non navigavano, non avevano flotte queste popolazioni. Voi direte, professore, lei dice non ci sono gli animali, ma ci ha appena parlato del bisonte che dominava nelle pianure del Nord America. Certo, però il bisonte era troppo a nord per le popolazioni di cui stiamo parlando, ok? Quindi gli indiani pelirossi del Nord America avevano, ovviamente, mangiavano la carne di bisonte, ma Aztechi, Maya e Inca no, perché il bisonte era troppo a nord, loro non lo conoscevano. Nonostante diciamo, questa arretratezza, no, arretratezza, cioè tecnicamente queste civiltà erano ancora all'età della pietra, erano, per quello che vi ho detto finora, decisamente più arretrate anche di qualunque tribù africana dell'epoca. Cioè anche gli africani dell'epoca avevano la ruota, avevano i carri, avevano gli allevamenti di bestiame. Eppure queste civiltà erano evolute da altri punti di vista. Erano civiltà urbane che costruivano città straordinarie, i cui resti sono ancora meravigliosi da guardare da parte dei turisti, sono attrazioni turistiche. Svilupparono un'architettura monumentale con palazzi, soprattutto i palazzi che erano relativi allo Stato, al sovrano, le strutture dello Stato, che erano palazzi enormi, immensi, le famose piramidi a gradini che caratterizzano tutte e tre queste popolazioni che vi ho detto. Piramidi a gradini enormi, palazzi enormi, costruiti in pietra, semplicemente accostando grandi pietre l'una vicino all'altra, l'una sull'altra. E come le trasportavano queste grandi pietre? Le dovevano tirare facendole strisciare sul terreno e nonostante la scarsezza della tecnologia riuscivano a trasportare per decine o centinaia di chilometri queste enormi pietre che servivano per la loro architettura monumentale. Non avevano neanche la conoscenza dell'arco, intendo dire l'arco architettonico. Molto spesso le piramidi, sapete che ci sono quelle fantastoria, pseudoscienza che dice che queste popolazioni avrebbero avuto contatti per esempio con l'Egitto, perché anche gli egiziani costruivano piramidi, ma a parte che le piramidi degli egiziani non erano a gradoni, il problema è che gli egiziani come le facevano, come le costruivano le loro piramidi? Con la tecnica dell'arco architettonico. E invece, da un punto di vista architettonico, queste popolazioni non conoscevano l'arco architettonico. Ma la cosa più strabiliante è che in una condizione di arretratezza materiale e tecnologica come questa, alcune di queste popolazioni, magari non tutte, erano riuscite anche a originare una cultura scientifica e letteraria, d'accordo? Non tutti avevano la scrittura, poi vedremo, distingueremo tra queste varie popolazioni, ma per esempio l'astronomia, alcune di queste popolazioni avevano un'astronomia incredibilmente esatta, praticavano il calcolo del tempo, i famosi calendari, no? I cicli del tempo e così via. Un'astronomia esatta, ma anche un'aritmetica incredibilmente esatta. Questo vale soprattutto
per i Maya, che da un punto di vista scientifico erano sicuramente la civiltà superiore tra queste tre, Aztechi, Maya e Inca, di cui stiamo parlando. Poi vedremo, quindi un'astronomia, un'aritmetica, alcune delle loro cognizioni astronomiche, calendaristiche, aritmetiche erano decisamente superiori alle cognizioni dell'Europa del tempo, cioè degli europei loro contemporanei. Tant'è vero che la cosa risulta anche abbastanza misteriosa. Come hanno fatto ad ottenere questi risultati? Vedremo poi quando adesso che parliamo proprio dei Maya. Quindi possiamo dire che magari da un punto di vista scientifico, culturale, gli Inca erano un pochino più arretrati di Aztechi e Maya, anche perché nell'area del Centro America, quando arrivano gli spagnoli, c'era un embrione di unificazione, capite? Aztechi e popoli sottomessi agli Aztechi stavano iniziando a comunicare tra i Maya, quindi può anche darsi che anche nei secoli precedenti ci sia stato un interscambio di informazioni. Non c'è dubbio che però Aztechi e Maya hanno delle caratteristiche in comune che invece mancano negli Inca. Come vi ho detto, le piramidi a gradoni ce l'avevano anche gli Inca, ma erano molto poche. Il calcolo del tempo, poi anche una rigida stratificazione sociale, che nel caso degli Inca non c'era, cerimonie religiose continue, opprimenti, terrorizzanti, piene di superstizione, un corrispondente enorme potere della classe sacerdotale, che era proprio una casta che terrorizzava tutti, che metteva paura a tutti.